Renault 5 Turbo, ovvero l'auto che ha segnato un'epoca, un mito, ma non ancora una leggenda. Sì, perché la Renault 5 Turbo, o meglio GT Turbo, è ancora una delle auto sportive in assoluto più diffuse. La sua storia comincia negli anni 70, sviluppata dal reparto Corse Alpine. Nel 1979 nasce la Turbo 1 con motore centrale, seguita poi da diverse evoluzioni come la Cévennes, la Tour de Corse, Turbo 2, fino ad arrivare alla Maxi. Nel mondiale rally la 5 Turbo è seconda solo alla Lancia 037, ma in terra francese è dominio assoluto. Bon, ici nous avons plusieurs Renault 5 Turbo, un petit rappel historique. L'R5 Turbo è nata nel 1980. Si è passati per diversi stadi di evoluzione, partendo dalla piccola 5 Turbo d'origine per arrivare 5 anni più tardi alla Maxi 5, che è la massima evoluzione. Seguendo la tecnologia dei motori di Formula 1 si è arrivati ad ottenere circa 400 cavalli. À peu près 400 chevaux en version maxi. Questa vettura è appartenuta a Carlos Sainz, è la Maxi con cui ha corso 2 anni in campionato spagnolo nell'86 e nell'87. Con la stessa vettura hanno corso in Spagna anche Chatriot e Ragnotti. La prima Gruppo B, ovvero la Tour de Corse, che debuttò in gara al Montecarlo del 1983, disponeva di un motore 1400 da 240 cavalli, 40 in più della precedente Gruppo 4. Tale potenza veniva scaricata brutalmente a terra. Le gomme Michelin TRX Racing si degradavano in modo impressionante. Infatti, durante tutta la sua carriera, possiamo dire che la Renault 5 Turbo non è mai riuscita a trovare una gomma adatta alle sue reazioni. Nel 1984 la potenza del 4 cilindri 1400 aumenta ancora, 300 cavalli per 930 kg di peso. In Renault si comincia seriamente a pensare ad un modello più prestante. Nasce così la Maxi 5. Questa 5 Maxi che vedete è uno degli ultimi esemplari esistenti al mondo. Credo ce ne siano ancora 7 o 8. Questa qui ha la particolarità di essere appartenuta al Conseil du Garde,
È stata acquistata presso Renault Sport nel 1985 ed ha corso unicamente 6 gare su terra con Philippe Turenne. Non ha mai subito incidenti ed è veramente come era in origine, e la prova è il colore grigio chiaro dell'interno, che era il colore base di tutte le Maxi 5 ufficiali. Là, on arrive à voir quelques détails techniques sur le compartiment moteur de la Maxi 5. Vediamo qualche dettaglio tecnico. Questo è il motore della vettura di Sainz, provvisto di tutte le ultime evoluzioni. Si arriva a circa 400 cavalli con più di 2 bar di pressione turbo, e la caratteristica di questo motore in rapporto a quello della Tour de Corse o delle altre è che beneficia dei vantaggi della tecnologia di Formula 1, come per esempio l'iniezione ad acqua, che permette di girare con una più alta pressione del turbo. L'iniezione viene controllata da una centralina elettronica Magneti Marelli. Poi abbiamo lo scambiatore calore tipo Formula 1, ma soprattutto la caratteristica della Maxi è il DPV, che è un sistema simile all'attuale Bang e che permette dunque di avere una risposta del turbo a più bassi regimi. Le turbo a des vitesses excessives et qui donc ont tendance à, quand on accélère, à pas avoir de temps de réponse. L'échappement donc sur le côté droit. Altra caratteristica è lo scarico dalla parte destra, il serbatoio dell'acqua a sinistra ed il convogliatore d'aria che riceve aria direttamente dalle prese poste sull'alettone posteriore. Il cambio è un 5 marce con semiassi più grossi del normale. Là nous avons un autre véhicule assez exceptionnel, puisque c'est un modèle... Qui abbiamo un altro veicolo unico nel suo genere. Partendo dalla base della 2 ruote motrici si è arrivati alla costruzione di una 4x4. Questo veicolo è stato sviluppato ufficialmente da Renault Sport, ma la fabbricazione in almeno 200 esemplari di una vettura difficilmente vendibile ha mandato a monte il progetto. L'unico prototipo esistente è stato utilizzato nell'85 da Roussel nel campionato francese di rallycross e da Ragnotti alla 24 ore di Chamonix, che ha vinto davanti alle BMW ufficiali. Devant les BMW et toutes les écuries officielles. Et c'est une voiture bon, qui a un moteur... Il motore ultima evoluzione è un po' più potente della versione rally. Ovviamente le 4 ruote motrici permettono di scaricare a terra meglio la potenza, soprattutto sul terreno viscido. Ed è un peccato che nell'86 le Gruppo B siano state abolite, perché questa vettura avrebbe fatto senz'altro la sua parte. Oggi non resta che tenerla in un museo. Elle a encore participé à quelques épreuves de rallycross et maintenant elle finit au musée aux mains d'un collectionneur italien. In Francia abbiamo la possibilità di correre in gruppo F con queste Renault 5 Turbo e noi appassionati della vettura, partendo da un modello base come questo, possiamo prepararlo e partecipare a svariati rally regionali.
comme voiture, s'il vous plaît. droite 95, ferme 90. Ferme 90. Sur gauche 90, reste large.
Pour droite 85, corde. C'est 4 mètres. Droite à fond, corde. C'est 4 mètres, gauche à fond. 100 mètres, gauche à fond. Sur bosse à fond. 100 mètres. Frein dans gauche 140. Sur droite 90, rentre large. Pour gauche à fond. 50 mètres, droite 140. 100 mètres, frein gauche 100, rentre large, ferme 95. Verso la fine del 1984 l'R5 Turbo viene affiancata con un nuovo progetto da una sorella minore ma non per questo meno cattiva, la GT Turbo, vettura che ha battuto tutti i record di vendita tra le sportive stradali. Dal 1 aprile 85, data della sua omologazione per le corse, Renault decide di avviare subito lo sviluppo del gruppo N, così da poter offrire ai clienti sportivi un prodotto di alte prestazioni ad un prezzo competitivo. Nel mondiale rally, la 5 GT Turbo si dimostra subito imbattibile grazie ad Oreil, mentre in campionato francese Bugalski e Ragnotti sbancano le classifiche di gruppo N. Alors, je vais vous parler de la 5 GT Turbo Groupe N. Ho avuto a disposizione una 5 GT Turbo nel 1990 in campionato francese. Ho vinto il gruppo N davanti ad altre vetture ben più potenti. La nostra carta vincente è stata soprattutto l'affidabilità, perché non bisogna dimenticare che in gruppo N non avevamo tanta potenza, né tantomeno l'autobloccante o altri dispositivi per migliorare la motricità. Bien sûr, il n'y avait pas d'autobloquant, il n'y avait pas de choses qui améliorent la motricité, mais c'était une voiture amusante. Ma alla fine la vettura mi ha permesso di vincere. La sola difficoltà che ho avuto è stata adattarmi alla macchina in quanto venivo da 2 stagioni in pista disputate con la Renault 21 4x4, ma dopo un paio di gare già mi sentivo più a mio agio. Quell'anno la mia vettura era preparata da Bozian, a Lione. Bozian, a Lyon, et ça a été très bien.
Ho un mucchio di bei ricordi dell'R5 GT Turbo, perché è stata la vettura del mio debutto, con il team Renault Chartres. Secondo me l'R5 è una delle migliori vetture in gruppo N, anche se un po' difficile da guidare sui fondi sconnessi a causa dell'instabilità del posteriore, ma comunque impressionante per la velocità di inserimento in curva. Sì, ho davvero un bel ricordo dell'R5. Allora, la 5 GT Turbo monta un motore di 1.400 di cilindrata, turbo compresso ad alimentazione a carburatore a soffio, con accensione statica a una bobina. Come potenza sviluppa circa 120 cavalli, con una coppia di 20 kg. Con la preparazione sportiva di questi gruppi N si raggiunge circa 165 cavalli, con coppia di 27 kg a 3000 giri. Il motore viene smontato, bilanciato e riassemblato con la massima cura, per poi essere sviluppato al banco prova. Pur essendo queste vetture fuori produzione, sono ancora molte le richieste di elaborazione presso la nostra officina, sia stradale che competizione. In Francia, grazie all'istituzione di un trofeo monomarca, l'R5 GT Turbo diventa subito una delle vetture più diffuse, ottenendo spesso la corona di regina del gruppo N.
c'est bon. La féminine, 2 minutes 35. Maurice. Hop, ça y est. Hop, mon vrai. In Italia il fenomeno GT Turbo decolla dapprima in pista grazie al trofeo 5 Coppa e poi anche nei rally, rimanendo tutt'oggi una delle più prestanti vetture di Gruppo N.
Oggi, come già abbiamo detto, l'R5 GT Turbo rimane ancora una vettura di riferimento tra le sportive di classe media, pur essendo uscita di produzione. Ne sono una dimostrazione i vari raduni organizzati in tante parti d'Italia, ai quali partecipano centinaia di vetture elaborate e di serie. Allora, questa macchina ha un impianto a protossido d'azoto che dà una mandata piuttosto elevata, perché rende esattamente 122 cavalli questo impianto con assenza, e il motore monta una turbina IHI B52 su cuscinetti, e la testa è stata rifatta come condotti d'aspirazione, di scarico, camera di scoppio per permettere un rapporto di compressione giusto. L'albero motore è stato alleggerito, lucidato, le bielle idem, il volano è stato alleggerito, il cambio è stato indurito, fatto un trattamento giusto per sopportare questa potenza, il tutto con un'adeguata carburazione. L'adeguata carburazione che deve mantenere, deve dare da bere a questo motore che richiede tanta benzina. Allora, pistoni stampati, bielle, assacamme, albero motore alleggerito, volano tornito, poi Luca? Punterie. Vabbè, punterie è normale, vedi? Roba, pezzi cromati artigianali ed è mezza fusa. Abbiamo fatto pistoni, assacam, valvole, tutto un pelino ritoccato, albero motore, tutto quello che diciamo si può fare, non diciamo a livello stradale perché di motore è tutta originale, un po' di pressione e basta. Invece la carrozzeria c'è la bombatura all'integrale, mascherina del 19-16 valvole, interni in pelle del Clio 16 valvole, i tagli, i cerchi da 7 dello Z Racing, paretti bianchi, strumentazione, volante a calice, basta. E assetto della Koenig Moleibach. Allora, qui del GT Turbo in origine non è rimasto quasi niente, anzi ben poco. Sono state cambiate le bielle, i manicotti, è stato cambiato i pistoni, turbina, intercooler è stato fatto d'alluminio, l'accensione, il protossido, poi un mucchio di altra roba, la centralina, la flangia sul cambio per non far spaccare il cambio e tutto il resto, tutto quello che si ci poteva fare quasi. Allora, come carrozzeria ci siamo divertiti un po' col paraurti, con la mascherina, poi ho fatto fare in carrozzeria il cofano con le prese d'aria del Celica e anche nei parafanghi, le frecce incassate del Golf, gli specchietti presi in Francia, come le frecce, e i cerchi da 7 pollici per 15 con le 195 45 15. Poi è stato verniciato il telaietto, sotto con i trapezzi e tutto del Clio 16 valvole. E poi c'è stato messo il doppio scarico dietro, fatto da noi. Per quest'anno è così, l'anno prossimo cambierà ancora. Sono alimentata